Se sei un amante degli animali, prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. I gorilla sono tra le specie più a rischio di estinzione al mondo. Il motivo principale è la distruzione dei loro habitat naturali in Africa, causata dalla deforestazione e dall'espansione delle attività umane. Inoltre, sono spesso vittime del bracconaggio e del commercio illegale, fattori che contribuiscono ulteriormente alla diminuzione della loro popolazione. Per proteggere questi affascinanti animali, vengono condotti numerosi progetti di conservazione. Uno di questi progetti è guidato da Wilco, un uomo proveniente dai Paesi Bassi. Egli è pienamente consapevole che senza un intervento immediato, i gorilla non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivenza. La gioia nel progetto si è amplificata quando la gorilla Angela è stata trovata incinta. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe accaduto successivamente. Wilco ha notato che Angela si stava ritirando sempre più dal gruppo e aveva persino smesso di mangiare. Questi comportamenti potevano essere segni di un travaglio imminente. Infatti, Angela è diventata irrequieta, ha gemuto e si è sdraiata, e così è iniziato il travaglio. Un team dedicato di custodi è entrato in azione immediatamente, pronto ad assistere Angela in ogni modo possibile. Nonostante il Conservation Center avesse risorse limitate a causa della mancanza di finanziamenti, il personale dimostrava grande dedizione al proprio lavoro. Facevano straordinari turni di notte e si offrivano volontari per garantire che tutto procedesse bene. Angela, senza bisogno di incoraggiamento, ha cercato il suo angolo accogliente e si è preparata per il parto imminente. Il risultato di tutto l'impegno di Angela è stato un cucciolo di gorilla radioso, con gli occhi luminosi e la bocca spalancata, che ha respirato per la prima volta l'aria fresca del mondo. Angela ha preso amorevolmente in braccio il suo neonato, usando le sue braccia pelose come cuscino in un momento davvero commovente. La madre gorilla esaminava attentamente il suo piccolo, cercando segni di debolezza e assicurandosi che fosse in buona salute. Tuttavia, a un certo punto, Angela iniziò a mostrare segni di dolore e disagio. Era chiaro che qualcosa di grave stava accadendo all'interno del suo corpo. Wilco, osservando dalla piattaforma panoramica, sospettò che potesse essere un'emorragia interna. La mancanza di esami radiografici o ecografici si stava rivelando un rischio significativo. Alla radio, incaricò la squadra di prepararsi per un possibile ulteriore parto. Inizialmente, li guardarono con sorpresa. Alcuni di loro avevano lavorato nello zoo per oltre 20 anni senza mai aver assistito a una nascita gemellare in un gorilla. Tuttavia, non fu necessario convincerli troppo, poiché mentre esaminavano Angela da vicino, capirono rapidamente di persona cosa stesse accadendo. La minaccia immediata era la salute di Angela, che aveva iniziato a sanguinare copiosamente ed era esausta. In realtà, sembrava che stesse soffrendo ancor più di prima. Gemendo, si stringeva la parte inferiore dell'addome, lottando contro il terribile dolore che si diffondeva attraverso il suo corpo. Questo stato di sofferenza fu seguito da un altro lungo periodo di travaglio, che questa volta durò più di mezz'ora. Alla fine, Angela si ritrovò distesa esausta sul pavimento, senza fiato a causa della fatica. Ed era nato un secondo bambino, quasi identico al primo, ma questa volta era una femmina. Questa minuscola creatura era altrettanto adorabile quanto il suo leggermente più grande fratello, ma il suo aspetto carino nascondeva una serie di problemi che presto sarebbero stati rivelati. Il secondo bambino non era sano come il primo. Tossiva, aveva difficoltà a respirare e mostrava segni di disidratazione cronica. Sarebbe stato davvero un miracolo se fosse sopravvissuto. Angela non aveva più la forza di tenere in braccio il bambino. Il team ha così deciso di prendere il bambino dal recinto e di portarlo in una sala operatoria. Innanzitutto, è stato collegato a più tubi per garantire un apporto costante di acqua e sostanze nutritive. Da quel momento in poi, però, il piano terapeutico divenne meno chiaro. Non poteva andare avanti così ancora per molto. La squadra era quasi completamente silenziosa. Nessuno era ottimista sul fatto che questo bambino sarebbe sopravvissuto.
Wilco cercò freneticamente di ottenere un farmaco sperimentale di cui aveva sentito parlare attraverso diverse chiamate a una vicina struttura di ricerca. Potrebbe essere l'unica possibilità di sopravvivenza del bambino. Se il progetto avesse avuto più finanziamenti, sarebbe stato anche disponibile. Il farmaco era stato sviluppato appositamente per questa specie di gorilla di pianura occidentale. Sfortunatamente, nessuno degli zoo vicini aveva il farmaco in magazzino. Il più vicino era a oltre 1500 km di distanza in Spagna. Quella era una buona notizia e una cattiva notizia. Significava che il farmaco poteva essere spedito immediatamente, ma anche che con una spedizione celere non sarebbe arrivato prima di un paio di giorni. Il team si sarebbe preso cura del piccolo gorilla 24 ore su 24, ma probabilmente ciò non sarebbe bastato a mantenerlo in vita. Nel frattempo, Angela si era svegliata dal sonno e faticava nel cercare di capire dove si trovasse. Ma una volta che ritrovò la calma, divenne acutamente consapevole della mancanza del suo bambino. Sentiva anche la pressione del tempo poiché non sapeva quanto fosse passato dall'intervento dei dottori. Nel susseguirsi delle ore, si rese conto che qualcosa non andava. Le persone non erano visibili da nessuna parte. Prese il gemello maschio in braccio e corse verso il bordo del recinto, sbattendo la mano libera sulla recinzione per attirare l'attenzione di qualcuno. Il veterinario responsabile della sorveglianza del recinto era scomparso attraverso una porta segreta, temendo che una madre protettiva potesse diventare aggressiva da un momento all'altro. Il silenzio non faceva che alimentare la sua rabbia. Il team osservò il gorilla attraverso la telecamera di sorveglianza. Per lo staff, il suo comportamento rappresentava un segnale positivo poiché indicava che era viva e in salute. Nel frattempo, i battiti cardiaci del piccolo gorilla rallentarono e la sua respirazione si fece più veloce. Quasi tutti gli impiegati avevano già perso ogni speranza. Non Wilco che ebbe un'idea insolita. Quando la propose per la prima volta, fu subito respinta dai suoi colleghi. Tuttavia, dato che la situazione stava diventando sempre più disperata, decisero di tentare. Wilco voleva offrire ad Angela la possibilità di tenere il suo bambino tra le braccia nella speranza che ciò potesse instaurare un profondo legame materno e compiere un miracolo. Ancora indossando il camice chirurgico bianco, portò il bambino quasi senza vita nel recinto di Angela, la quale immediatamente inclinò la testa con interesse. Sovraffatta dalle emozioni, Angela corse verso Wilco. Ci fu un breve momento in cui il team non fu sicuro se avrebbe mostrato aggressività o meno. Ma quelle paure svanirono mentre prendeva delicatamente il suo secondo gemello dalle braccia di Wilco. I due si scambiarono uno sguardo intenso. Tuttavia, quando la gorilla si voltò, emise un potente gemito. Ma non aveva intenzione di arrendersi. Cullò dolcemente il neonato e lo dondolò da un lato all'altro. In quel momento accadde qualcosa di inaspettato. Sentendo il calore dell'abbraccio materno, il piccolo gorilla allungò lentamente le sue membra, un movimento che non compiva dalla nascita. Wilco si trovava a pochi metri di distanza e faticava a credere ai propri occhi. Si aspettava di dover presto recuperare il corpo senza vita dal recinto. Ma mentre il bambino si accoccolava contro il petto di Angela e lei abbracciava teneramente entrambi i gemelli, le condizioni del bambino sembravano migliorare improvvisamente. Wilco si avvicinò ai due e appoggiò con delicatezza uno stetoscopio sul petto del bambino. Poté sentire il battito del cuore riprendere velocità. Per un momento, Wilco stentava a credere che il suo metodo non convenzionale stesse davvero funzionando. Dal ponte di osservazione in alto, sorrise ampiamente ai suoi colleghi e fece loro un pollice alzato. Almeno per il momento, la situazione sembrava promettente. Alcuni ulteriori test confermarono che la salute del bambino stava davvero migliorando. Il giorno successivo, finalmente arrivò la medicina urgente che Wilco aveva cercato. Questo farmaco sperimentale, sviluppato specificamente per i gorilla, era stato cercato con determinazione. Dopo aver iniettato il farmaco, l'effetto positivo fu evidente. La vita del cucciolo fu salvata. Wilco e il suo team avevano compiuto un passo cruciale per la conservazione dei gorilla. La storia di Angela e dei suoi gemelli divenne un esempio di come la dedizione,
l'empatia e l'ingegno umano potessero fare la differenza nella sopravvivenza di specie in pericolo. E così, grazie a questi sforzi straordinari, la prospettiva per la popolazione di gorilla in pericolo di estinzione iniziò a migliorare. La storia di Angela dimostrò che, anche nelle situazioni più difficili, la speranza, la collaborazione e l'amore materno potevano portare a risultati sorprendenti e commoventi. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.